stata fatta questa nuova modifica al codice penale, al codice di procedura penale, per dare una ulteriore spinta a questi reati, per far sì che veramente i pubblici ministeri abbiano solo 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato per arrivare a definire il reato nel suo complesso, arrivare a una misura cautelare, arrivare a una richiesta di archiviazione o una richiesta di rinvio a giudizio per l'indagato di questi reati. Ed è molto importante questa legge Roccella, perché ha superato poi le criticità che alla fine erano emerse dall'applicazione quotidiana del cosiddetto codice rosso. Le criticità che sono state superate sono due principalmente. Una è l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che noi 2024 è entrata in vigore la legge e abbiamo già applicato in molti casi, ed è veramente un grandissimo aiuto soprattutto per la polizia giudiziaria. Significa applicare una misura precautelare, cioè una misura come un arresto in flagranza di reato, fuori dal concetto di flagranza. Il concetto di flagranza, anche se non vi è noto, ve lo riassumo in due parole, è molto semplice: quando le persone sono spettatrici del reato, no? Quindi la polizia giudiziaria, ad esempio, assiste al maltrattamento, assiste allo stalking, assiste alla violenza sessuale. Su questi reati immaginatemi come sia difficile intervenire in flagranza, no? Perché vuol dire essere presenti in luoghi che sono definiti privati per eccellenza, quindi è molto difficile che avvengano in luoghi pubblici, è molto difficile che avvengano davanti ad altre persone, tant'è che la difficoltà principale di questi reati è che vi sono pochi testimoni diretti del reato, mentre vi sono tantissimi testimoni che si chiamano perdere-lato, no? I testimoni indiretti, quelli a cui le vittime si sono rivolti raccontando quello che gli è successo, raccontando il perché hanno ad esempio dei lividi sul corpo evidenti, il perché si mettono a luglio il maglione a collo alto, il perché tutti i lunedì arrivano al lavoro con gli occhiali da sole e non si tolgono gli occhiali da sole in ufficio, perché tra le mura domestiche nel weekend antecedente è successo qualche cosa. È successo qualche cosa nel privato. Questo racconto derelato è molto importante nelle nostre attività investigative, perché è difficile appunto che avremo testimoni diretti. Tornando a noi, è difficilissimo anche che la polizia giudiziaria assista in flagranza di reato. Quindi la legge Roccella ha dato un'ottima spinta al codice di procedura penale, prevedendo l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Quindi, raccogliendo le prime dichiarazioni della vittima, le prime informazioni che si possono raccogliere rispetto al reato, fuori dalla flagranza di reato, quindi anche 2, 3, 4 giorni dopo l'ultimo episodio di violenza, possiamo effettuare l'allontanamento dell'indagato dalla casa familiare. Capite bene come in questi soggetti, che hanno una personalità controllante, una personalità importante nei confronti della vittima, soprattutto le vittime li vedono come degli dei quasi, no? Perché pensano che siano onnipotenti nei loro confronti, proprio a causa del livello di soggezione che è stato introdotto nella loro mente, vengono allontanati da quello che è il loro potere, la loro casa, i loro figli, la loro donna, quello che pensano che sia di loro proprietà. Capite bene come sia una misura afflittiva, soprattutto nei confronti di questi soggetti. E oltre ad essere afflittiva, è una misura estremamente efficace, perché adesso è prevista, grazie alla legge Roccella, anche l'applicazione del braccialetto elettronico per chi commette questi reati. Quindi viene dato fisicamente un braccialetto elettronico agli indagati e uno strumento che somiglia molto a un cellulare alle vittime di questi reati, che suona nel momento in cui l'indagato supera la distanza, stringe la distanza che deve mantenere, quindi supera i 500 metri o si avvicina contro la volontà della parte offesa. Alla violazione di questa misura prevede la misura più grave, quindi quella della custodia cautelare in carcere, quindi comunque fa assolutamente da deterrente nei confronti degli indagati. Un'altra grandissima novità, che purtroppo abbiamo applicato solo una volta perché comunque è abbastanza complicata da attuare, è l'arresto in differita nelle 48 ore successive alla flagranza di reato. Cosa significa questo? Significa che vi deve essere però una prova documentale rispetto all'agito del maltrattamento. Quindi, ad esempio, una foto della persona che mi sta seguendo, una foto della persona che è sotto casa mia dopo che mi ha citofonato e bussato alla porta 500 volte.
un referto medico o dei messaggi, ad esempio, di minaccia di morte. Sono prove documentali che la polizia giudiziaria deve acquisire e, se acquisite insieme alla denuncia querela o insieme a un'ulteriore denuncia, integrazione di denuncia da parte della parte offesa, si può fare l'arresto in flagranza differita. Quindi l'evento si è verificato nelle 24-48 ore antecedenti e noi oggi procediamo con l'arresto, che è sempre soggetto a convalida da parte del giudice. Però capite bene come finalmente è veramente superato il concetto di donna, bambini chiusi in una comunità protetta, che è quasi come metterle in un carcere, e l'indagato paga anche per i primi atti che ha fatto, perché comunque c'è una privazione importante della sua libertà di autodeterminarsi, che sia il carcere o che sia un allontanamento dalla casa familiare.